Buongiorno e benvenuti nel giardino di Monfestino, alle soglie del Ferragosto, in un periodo dove il caldo record attanaglia tutto il paese, da nord e sud, non lasciando tregua a noi umani ed anche ai nostri giardini. In pianura padana sono stati toccati 42 gradi, lo sapete. E qui in Appennino, 840 metri di altitudine, 37-38 gradi, record assoluto da quando i meteorologi hanno cominciato a fare le loro rilevazioni. Guardate questo rododendro. Le piante un po' soffrono naturalmente, quindi se non ci sono limitazioni nei vostri comuni sull'uso dell'acqua potabile, vanno innaffiate regolarmente. Prima di capire come innaffiare bisogna fare alcune scelte, ad esempio utilizzare l'acqua recuperata in tutti i modi da piovute precedenti, per esempio dai pluviali, dal tetto. Ci sono possibilità di prendere l'acqua che scende dalle grondaie e incanalarla, per esempio, in bidoni grandi come questi. Purtroppo l'assenza di precipitazioni ha quasi esaurito le nostre riserve di acqua piovana. Ricordiamo che l'acqua piovana, soprattutto per le nostre amiche piante acidofile, è perfetta, perché non aumenta il pH del terreno, quindi quando si può, innaffiare con acqua piovana è la cosa migliore. Per evitare spreco o uso eccessivo di acqua, abbiamo scelto di innaffiare solo le piante ornamentali e le piante da frutto, i nostri peperoni, le fragole, mentre abbiamo completamente abbandonato il prato che poi recupererà dall'autunno in poi. Ma come e quando innaffiare? L'importante è farlo alla base della pianta. Vediamo questo Filadelfo. Innaffiare le foglie e i rami sarebbe meno efficace e soprattutto l'acqua evaporerebbe molto più rapidamente. Ma come innaffiare e quando? Per esempio alla mattina presto. Chi dice che le piante grasse non vanno innaffiate? Una volta al mese, una bella innaffiatura e ci rivedremo in settembre. Questo è una peonia, guardate quanta acqua. Meglio innaffiare ogni 2-3 giorni, ma abbondantemente, piuttosto che pochi secondi tutti i giorni. L'importante è che il terreno nel quale siano piantate le nostre piante sia ben drenato, cioè con materiali drenanti come perlite, pomice, ghiaia fine, argilla espansa. Guardiamo i vasi. Questa è l'iniziativa di una mimosa. Vedete? L'acqua esce da sotto. È importante, significa che il vaso è ben drenato, il terriccio è ben drenato e la pianta ne risentirà positivamente. Vedete, innaffiare sul terreno, alla base della pianta. Poi i rami non servono. Innaffiare abbondantemente anche i vasi in modo che l'acqua esca da sotto. E magari sottomettete degli altri vasi come noi che si innaffieranno con l'acqua che esce da sotto.
se si usa l'acqua fredda del rubinetto o del sindaco, come si dice da noi, è importante evitare lo shock termico alle piante. Per questo si innaffia alla sera, quando le temperature del terreno e dell'aria si sono abbassate, oppure la mattina molto presto, come abbiamo fatto noi in questa circostanza. Alla sera l'acqua rimane più a lungo sul terreno e sulle radici. Comunque anche alla mattina, se molto presto, prima della canicola, le piante rimarranno molto ben idratate. Speriamo comunque che questa canicola estiva venga scalfita prima o poi da piogge e da abbassamento delle temperature. Nel frattempo vi ringrazio per essere passati di qua e vi ricordo, qualunque giorno sia, rendetelo bello.